Sono Flavio Campana, uno degli amministratori di Nutristar SpA. Da qualche mese il nostro comparto sta lavorando con numeri al quale non eravamo abituati. Prezzi delle materie prime, prezzo del latte, un mondo completamente nuovo. Per affrontare questo mercato estremamente difficoltoso, Nutristar crea da 2 anni a questa parte Rumilab, un laboratorio con 7 persone che lavorano tutti i giorni e producono 55.000 analisi all'anno per poter fornire agli allevatori tutti quei numeri che possono condurre un'impresa agricola ad avere marginalità nonostante questi mercati fortemente difficoltosi. Siamo nel centro di ricerca e sviluppo di Nutristar più importante. Qui abbiamo 2 rumini artificiali che abbiamo messo a punto in 2 anni di lavoro, confrontandoli con i succhi ruminali raccolti al macello e osservati anche tramite la bibliografia. Siamo riusciti a raggiungere una stabilità e ci servono per usare negli altri strumenti che abbiamo a disposizione per misurare 3 aspetti fondamentali. Il primo, riuscire a trovare le varietà di foraggi più digeribili, perciò che abbiano più efficienza per usare meno mangimi. Il secondo, trovare additivi che veramente funzionino per migliorare la digeribilità del prodotto, della dieta nel suo complesso. E terzo, trovare anche additivi per ridurre la produzione di gas serra. Lascio la parola al dottor Nicola Martinelli, che ha lavorato molto su questi aspetti. La presenza del liquido ruminale standard, nello specifico di 16 litri giornalieri, ci permette di utilizzare in continuo 3 diverse tipologie di strumenti. Nello specifico la prima è formata da 18 mini rumini artificiali che ci permettono di andare a quantificare la produzione di gas totale delle diverse diete in esame. Il secondo strumento ci permette invece di andare ad analizzare la composizione dei gas prodotti e nello specifico andare a visionare la produzione dei gas serra, tra cui metano e CO2, i principali. L'ultimo strumento, che è uno dei 3, 2 saranno in arrivo, ci permette di visualizzare e di confrontare la digeribilità delle diverse diete e delle diverse composizioni all'interno della dieta. I risultati ottenuti vengono giornalmente confrontati con la bibliografia. È un laboratorio con cui ci confrontiamo, chiamato Dairyland, ed è uno dei maggiori specialisti in America in questo ambito. Inoltre ci stiamo già muovendo verso le stalle e nello specifico andremo a provare i risultati ottenuti direttamente in vivo, cioè in stalla. Siamo nel reparto latte di Rumilab, che è un laboratorio estremamente innovativo. Solo nell'ultimo anno abbiamo acquistato 8 strumenti e proprio con uno di questi eseguiamo la conta delle cellule somatiche differenziali nel latte crudo. Questo strumento permette di distinguere le popolazioni di cellule somatiche e andando a caratterizzare proprio quelli che sono i macrofagi, i linfociti e i neutrofili. Queste popolazioni si distribuiscono in modo diverso a seconda che provengano da latte sano piuttosto che da latte mastitico. Oggi la gestione delle mastiti viene spesso attivata solo a seguito di una conta delle cellule totali molto elevata, mentre andare a distinguere e utilizzare il criterio delle cellule differenziali permette di intervenire precocemente sull'infezione e accelerare la guarigione e soprattutto diminuire l'uso di antibiotici. Questo sistema è molto utile anche in relazione all'ecoschema per la zootecnia, che prevede proprio degli aiuti agli allevatori che diminuiscono l'uso di antibiotici in stalla. Un'altra branca estremamente importante dell'attività di ricerca di Nutristar è l'alimentazione minerale. L'obiettivo che ci poniamo è quello di evitare squilibri, in particolare carenze ed eccessi di alcuni minerali nella dieta, che sappiamo essere tossici per l'animale e in alcuni casi tossici anche per l'ambiente. A tal fine stiamo mettendo a punto un software chiamato bilancio minerale che ci permette appunto di creare un bilancio minerale dei macroelementi e in particolare quindi di valutare le entrate di elementi minerali con l'UNIFID e l'acqua e le uscite con urine, feci e latte, il tutto misurato nel nostro laboratorio con l'XRF. Grazie a questo strumento riusciremo anche a implementare le nostre conoscenze per quanto riguarda il trasferimento dei minerali nel latte. Sappiamo infatti che il processo della caseificazione, che è un processo importantissimo per molti allevatori italiani, dipende non solamente dalla proteina, dalla caseina presente all'interno del latte, ma anche dai minerali. Tutto questo lavoro che noi stiamo svolgendo anche in collaborazione con l'Università di Parma ci consentirà quindi di supportare delle elevate produzioni di latte di ottima qualità, il tutto in un'ottica di salute e benessere dell'animale.